Ciao Moskva, Not the Same Cooking Show, episodio 5, sigla. Podcast italo-russo trasmesso da Mosca into the world and beyond. Итало-русский подкаст из Москвы по всему миру и дальше. Abbiamo un programma di ospiti super cool. Kitchen, lifestyle e molto altro. В нашей программе только самые крутые гости, кухня, стиль жизни и многое другое. Ciao, Москва. Not the Same Cooking Show. Saluto con me on stage Luigi. Ciao Luigi. Ciao ragazzi, buongiorno. E nel backstage Jana. Ciao Jana. Привет. Privet. Il nostro ospite di oggi è il rappresentante per la Russia e l'Europa dell'Est dell'azienda Banfi Brunello di Montalcino, un nome che risuona con eccellenza e tradizione nel mondo del vino. Наш сегодняшний гость представляет на территории России и Восточной Европы компанию Banfi Brunello di Montalcino, название которое ассоциируется с совершенством, качеством и традицией вина. Dal cuore della campagna toscana fino alle grandi metropoli dell'Est Europa Из самого сердца сельской Тосканы до мегаполисов Восточной Европы. è con noi Alessandro Nicolai. Applausi. Ciao, buongiorno. Сегодня a с tutti. нами Александр Николай. Добрый день. Ciao Alessandro, benvenuto. Buongiorno. Grazie di essere oggi qui con noi. Allora, partiamo tra poco con la prima domanda Alessandro, ma Luigi, come sempre nostro di rito, raccontiamo cosa facciamo oggi da mangiare, la nostra ricetta dell'episodio. Allora, visto che oggi sono circondato dai toscani, non potevo che non proporre una ricetta toscana. Oggi facciamo i crostini alla toscana. Che Pensate. buoni, che bello. Facciamo un applauso alla crostina alla Grazie. toscana. Sono pronti. No, io devo Che dire- non ho mai fatto in vita, è la prima volta che faccio. quindi- devi sperimentare anche te, Certo, devi mettere alla certo. prova. E Non poi- vedo l'ora. E poi devo dire che sono molto contento perché noi siamo partiti con i primi ospiti dal nord Italia, Certo. poi abbiamo fatto questa parentesi russa che poi rifaremo. Certo. Poi siamo andati in Africa. In Africa siamo A andati. Napoli non siamo andati ancora? No, ancora no, non ci andremo, ma ci Scusa, andremo. Che lo sa. Abbiamo registrato. Scusa, Nel frattempo scusa. ci siamo arrivati finalmente un piccolo nella nostra spoiler. Toscana. Sì. Finalmente sono molto felice di avere un toscano con noi in questo nostro progetto, in questo podcast. Piacere mio. Ed è un toscano che ha un bel po' di cose da raccontare. Итак, мы начинаем, как обычно, с нашего первого вопроса Луиджи, что мы сегодня готовим. И поскольку в гостях у нас сегодня гости из Тосканы, мы решили выбрать рецепт традиционный тосканский. Это, он называется по-итальянски «кростини ди фегато». По-русски это что-то похоже на паштет из печени куриной. Луиджи никогда еще не готовил этот рецепт, так что сегодня будем экспериментировать. Allora, crostini molto buoni, ma i crostini si abbinano bene. Aneddoto poi lo raccontiamo dopo dei crostini. Questi dovete sapere, lo raccontiamo, questi sono crostini che nelle tavole toscane, giusto Alessandro? Quando andiamo a mangiare, non lo so, per Natale o per le feste, dai parenti, È una cosa immancabile, allora. Ci deve essere per forza, se no non è Natale. Да, это традиционное блюдо в Тоскане на Рождество. В каждом доме оно есть, все его должны обязательно есть и любить. ma il crostino si sposa necessariamente con che cosa? Con... Con un vino, che naturalmente. fa anche rima, il crostino è che il vino. E oggi ho portato il nostro rosso di Montalcino. Ali, perché il rosso e non il Brunello? Il rosso perché secondo me, essendo un vino di media struttura, è un vino che si adatta, devo dire, in maniera eccellente al crostino. Il Brunello forse è un po' più da carni, un po' più importante, mentre questo secondo me È quello giusto, si abbina Quello bene al giusto, crostino. esatto, sì, si abbina sì, bene sì. al crostino. Insomma. Il Brunello è già un po' più strutturato, questo è più, si addice meglio al crostino, sono d'accordo. Прекрасно сочетается с кростино, с паштетом. Красное вино из Монтальчино у компании Банфи, в отличие от Брунелло, который больше подходит к мясным блюдам. Вот нам сегодня принесли попробовать. Però ci sarà, spero, una seconda opportunità, ci sarà probabilmente più avanti. Sicuramente. Quando Non volete. fare spoiler. Non facciamo spoiler, Non ma fare so che spoiler, poi però- partiamo dal rosso, giusto Alessandro? esatto, per arrivare poi ai vini anche più importanti. Magari più avanti proveremo anche nelle qualche prossime- Brunello che arriveranno direttamente dall'Italia, dalle nostre zone, giusto? Perché raccontiamo questo passaggio. Alessandro è toscano, è di Firenze,
ma in questo momento, già un po' di anni, poi ci racconterai da quanto, abiti nelle zone di Siena, Esatto, che sì, poi sono sì. poi le mie zone in realtà, quindi giriamo in casa, giusto? Ecco, raccontaci un po' dove abiti, dove lavori, e poi ci Allora, racconti io- come sei arrivato in Russia. ma dopo. Ok, sì, io... Aspetta, sentiamo Iana un secondo. Да, мы решили начать с красного вина, потом перейдем к другим, более элитным винам. Алессандро, насколько мы знаем, родился во Флоренции, но сейчас он живет в зоне, откуда происходит Диего, так что переместился к нему, к Сиене. Вот. И наш вопрос к Александру, чем он занимается, почему он переехал, хотелось бы послушать. Allora, io ora abito, sono da circa 20 anni, da quando lavoro con Banfi, tra Montalcino e Siena, perché naturalmente insomma mi torna più comodo, e poi quelle zone sono meravigliose, devo dire. Ovviamente poi facendo questo lavoro che mi porta a viaggiare molto e come responsabile anche del mercato russo, sono arrivato in Russia la prima volta nel 2001. E devo dire che ho visto tanti bellissimi cambiamenti. Questo per noi è un mercato molto importante, devo dire. Bello, un bel mercato. E Sì. qual è stata la sua prima... poi sentiamo Iana prima su questo e poi faccio quest'altra domanda. Алессандро работает с Россией последние 20 лет. Ему приходится очень много путешествовать. И первый раз он приехал в 2001 году в Россию. И с тех пор очень сильно изменился русский рынок. Послушаем как. Но это один из, я так понимаю, крупных клиентов. Giusto? Allora, tu Alessandro hai un bel background di vita spesa qua in Russia, perché la prima volta sei arrivato nel 2001, Esatto, giusto? sì. Com'era e com'è oggi? Как изменился русский рынок и вообще Россия с 2001 года? Есть ли изменения? Sì, ho visto dei grandissimi cambiamenti, sia dal punto di vista quello che mi appartiene di più del vino, sia anche nella città. Devo dire, i primi tempi era un po' complicato, anche raccontavo prima. 2001 sei arrivato. 2001, sì. I primi tempi, anche soltanto per fare un controllo passaporti, arrivare in città ci volevano 4-5 ore. Ora è tutto molto più facile e devo dire che in questi ultimi anni, anche dal punto di vista del mercato, è stato un mercato sempre in crescita per noi. Вначале было очень трудно попасть в Россию, были некоторые проблемы, начиная от документов таможни. Сейчас это намного быстрее. Но русский рынок всегда был для нас развивающимся, растущим, всегда нас интересовал. Ma quella era l'aria che si respirava in quei primi anni che sei arrivato e quella è l'aria che si respira oggi, al di là della parte commerciale. Beh, devo dire che c'era un'area di ricostruzione, come dire, forse perché si veniva dalla crisi del 98, cioè, però già molto dinamica a quei tempi. E devo dire che i risultati che poi si vedono a 20 anni di distanza sono meravigliosi. Quindi hai visto uno sviluppo continuo di questa città, ma anche di questo paese, perché poi dopo scriviamo in che città è stato. Sì. Да, в период, когда я приехала в Россию, видно было, что страна и город Москва развиваются, восстанавливаются после тяжелых, я думаю, тут имелось в виду лет 90-х. Senti Luigi, nel frattempo raccontaci un po' come parte questa ricetta. Allora, per intanto te vi è un elenco- esperimento, per sì, te è sì, una sperimentazione. sì. Come la Intanto faresti? vi Un dico come la napoletano farei. che fa il crostino Ecco qua. toscano è l'apoteosi. Allora, Sentiamo. intanto Ci vuole. vi elenco gli ingredienti. Ma diamo la busta magari Allora, da Banfi che me la prendo io, molto bella. Sicuramente abbiamo dell'olio Banfi. l'olio d'oliva italiano, poi abbiamo delle alici marinate, qua si chiamano anchovies, capperi, cipolla, burro, rosmarino e fegatini. Wow. Ok? E la procedura? Allora, la procedura: in padella andiamo a soffriggere la cipolla insieme a un po' di olio e un po' di burro, andiamo ad aggiungere le alici, i capperi, facciamo soffriggere bene. Quando la cipolla sarà imbiondita andiamo ad aggiungere i fegatini, li lasciamo cuocere per un po' di tempo e quando saranno cotti li andremo a tagliare al coltello e li degusteremo insieme a del pane bruscato e del vino. Wow, c'è l'acquolina in bocca. Итак, наш список ингредиентов — это анчоусы, каперсы, масло, сливочное масло тоже, да? Sì. Ага, лук и
печень как главный ингредиент. Мы собираемся пожарить вначале соус, я так понимаю, на... Io inizio quasi quasi. Sì, ma nel Capito? frattempo c'avevi una domanda, mi sembra. Sì, ti volevo chiedere da Ma io non ho finito, esperto. tradurre. No, scusa, Ok. scusa. Да, giusto. Так, мы собираем все это пожарить вначале каперсы, лук и масло на сковородке, потом добавим печень, когда все будет готово, порежем на кусочки и подается все это с хлебом. Io ti volevo chiedere da esperto qual è il tuo vino preferito? Allora, in generale o di Banfi? Allora, perché... in È una domanda generale, spinosa, Don Banfi. una domanda potrebbe Sì, essere sì. anche un Don Banfi, Sì, volendo. sì, sì, Ma sì. non credo, non lo so. И вопрос от Луиджи, как эксперт в вине, какое твое любимое вино? Allora, in generale a me piace molto il Merlot. E per quello che riguarda... Perché? Perché è un vino, diciamo, è un'uva che dà un vino morbido, vellutato, gentile, e quindi che Piace alle donne? Che piace alle donne e quindi è un valido aiuto È un anche valido in alcune occasioni. un plus si direbbe. Esatto. Quindi il Merlot. Esatto, Merlot, sì. E può arrivare, ecco, a dar vini importanti anche, insomma. Mhm. Da toscano lo Che dovrei dire che... nulla a che vedere con i vini Banfi, che sono le Sangiovesi, giusto? Puri. Non tutti. Non puri. Qui ci abbiamo un Sangiovese in purezza, però noi abbiamo Ecco, sperimentato... sentiamo, magari- spieghiamo questa cosa. Quindi Merlot, Mhm. Алессандру больше всего нравится Мерло, потому что виноград у него особенный, нежный очень. Также он нравится женщинам. Это превосходство этого сорта. nulla a che vedere con questo, dicevi, giusto? Sì, nulla a che vedere con questo. Allora, i vini caratteristici della zona di Montalcino sono fatti a base di Sangiovese, 100%. Sangiovese. Sì, però noi abbiamo fin dall'inizio sperimentato, grazie al territorio che abbiamo nella nostra tenuta, anche altri vitigni che sono, devo dire, cresciuti in maniera interessante, per cui abbiamo anche altri vini che sono dei blend con altre uve cosiddette non autoctone. Ora non Quindi voglio fare... c'è un taglio di Sangiovese, però non Esatto. completamente in purezza. Esatto. Che Ci sono percentuale è più o meno? Allora, Sangiovese? dipende dai vini. Quello che piace più a me, ecco, di Banfi è il cum laude, che si trova anche qui sul mercato. Cum laude. Sì, cum laude, che è fatto con con tutte le 4 nostre uve rosse che abbiamo nella nostra tenuta, quindi Sangiovese, Cabernet, Merlot e Syrah. Spieghiamo questo. Sangiovese, Cabernet, Merlot e Syrah, in varie percentuali. Esatto, sì. Quindi, e cum laude si chiama Sì, questa etichetta, sì, esatto. giusto? Quindi se può Диего parlare. только что перечислил сорта винограда, которые используются в винах Банфи. В нашем сегодняшнем вине они тоже также есть. Questi Questo Questa no, uva- però in particolare c'è questa etichetta, è un mix, è un blend si dice, di Sangiovese, una grossa percentuale, che è un vino caratteristico, Значит, большая часть в этом вине у нас сорт винограда Санджовезе. con altre tipologie di vitigni, di uve. И еще микс остальных сортов, которые были уже перечислены. Merlot, Cabernet E Syrah. e Syrah, che sono dei vini di provenienza francese. Sono un po' uve, sì, sono uve, storicamente di provenienza francese, sì, ma- diciamo nell'enologia moderna, sì. Poi Mhm. se si va a cercare le radici del Quindi Syrah. tra i Brunelli tu consigli questo cum laude? Allora, tra i vini io consiglio il cum laude, quello che piace a me. Ok. È ovvio che i vini a base sangiovese sono vini, se vogliamo, più strutturati, da invecchiamento anche, specialmente il Brunello. Sapete, è un po' molto personale poi il gusto del vino, per cui Sì, io sì. posso suggerire, ma poi magari il gusto Beh, l'assaggeremo, da magari persona a persona. magari ce lo farai assaggiare te al ritorno al prossimo Volentieri, podcast, molto questo cum volentieri. laude. Vi dispiace se io inizio a cucinare? Devi, ragazzi? devi, Ho un po' devi. fame. Алессандро нам советует из вин Брунелла кум лауде, но это зависит от вкуса каждого человека, у всех по-разному, ему очень нравится этот. Una domanda sociale, territoriale. Come si differenzia il gusto dei russi sul vino? Come si è differenziato anche nel corso di questi 20 e passa anni che vieni qua in Russia rispetto agli italiani, rispetto... И вопрос у нас к Алессандру. В чем разница между вкусами итальянцев и русских, и как изменились вкусы в России от первого прибытия, начала работы с русским рынком на сегодняшний момент? Sì, i vini, allora diciamo quando siamo arrivati sul mercato, devo dire c'era molta più preferenza
per i vini un po' più dolciastri, no? di gusto, quindi molto tendente al dolciastro. Devo dire che in tutti questi anni, grazie penso anche al nostro importatore che ha fatto un grosso lavoro, e non solo lui ma insomma anche gli altri importatori, un grosso lavoro dal punto di vista culturale, per far capire poi cosa sta dietro alla realizzazione di un vino. I gusti poi sono cambiati e si sono diretti poi verso anche una similarità con il gusto nostro, no? Qui c'è stato un grande lavoro anche da parte del vostro, che è Simple, giusto? Sì, esatto. Simple sì, Wine, ok. C'hanno Quindi una scuola per sommelier, cioè veramente loro hanno fatto una grande azienda. sì. Magari ne parliamo. Un grosso lavoro. Sentiamo Allora, questa prima si piacevano più Dolci, дольче, sì. вини дольче. Сначала в России больше отдавалось предпочтение сладким винам, но благодаря импорту и компании, с которым сотрудничает Банфи, работе сомелье, на сегодняшний момент можно сказать, что вкусы итальянцев и русских совпадают. Ecco, a proposito di questo lavoro che stai facendo qua in Russia, non solo in Russia, Mosca in Russia, ma anche in altre capitali dell'Est Europa, ma qui in Russia in particolare appunto questo lavoro lo state facendo insieme a questa azienda Simple Wine, giusto? Che avete questa collaborazione. Ecco, raccontaci come nasce. Te sei arrivato nell'azienda, già esisteva, l'avete creata? Quando sono arrivato... Perdonami. Так, не мог бы ты рассказать нам про твое сотрудничество и как вообще началась работа с Simple Wine? Quando sono arrivato in Banfi ancora non avevamo iniziato a lavorare sul mercato russo. È stata una cosa quasi in contemporanea col mio arrivo. Effettivamente c'era questa azienda che era diciamo stava già da qualche anno sul mercato russo, però stava muovendo i primi passi verso anche un'importazione. Era neonata. Era abbastanza, che poi loro risalgono alla metà degli anni 90, per cui avevano già qualche anno di esperienza, però abbastanza giovane, diciamo. Sì, I assolutamente. primi anni 2000 erano giovani. Sì. Когда Александр пришел работать в Банфи, они еще не сотрудничали с Simple Wine, и Simple Wine находился в своем таком начальном периоде зарождения, только начинала развиваться. Поэтому можно сказать, что сотрудничество началось с приходом Александра. Quindi siete cresciuti insieme, si può Sì, in dire. realtà sì, c'erano questi... Siete anche diventati amici. Sì, siamo diventati amici, c'erano questi due ragazzi, cioè miei coetanei, per cui che appunto mi hanno chiesto di iniziare a importare Russi? Sì, russi. All'epoca erano con un broker italiano, però insomma poi loro hanno mosso i loro passi in piena autonomia, e devo dire che è stato un crescendo sul mercato per noi e per loro. Ora è una delle aziende più importanti sul mercato da questo punto di vista. Можно сказать, что Simple Wine и Банфи сотрудничество с русским рынком, получается, развивались, росли вместе, благодаря также связям Алессандро с его русскими друзьями. E poi se non mi sbaglio mi stavi raccontando che è grazie ad uno di questi eventi organizzati da Simple Wine che hai conosciuto tua moglie, la tua attuale moglie, giusto? Che possiamo dirlo è russa. E avete un bambino splendido che ho conosciuto. La salutiamo, li salutiamo. Ciao Alina. И благодаря какому-то событию, мероприятию, связанному с Simple Wine, Алессандро познакомился со своей женой. Ciao Leo, ciao Alina e ciao Leo. Senti, come l'ha conosciuta tua moglie? Ma io l'ho conosciuta perché allora io venivo qua sul mercato, appunto, e lei lavorava come responsabile di una, penso fosse l'unica all'epoca, enoteca, proprio wine shop di Simple, che si chiamava Grand Cru ed era in Leningradskoye шоссе. Как они познакомились? Алессандро приехал в Россию на какое-то мероприятие, а она работала в одной из крупнейших, до сих пор, по-моему, существует, это винотека, и она была менеджером, ответственным главным менеджером этой винотеки. Quindi vi siete conosciuti grazie all'amore per il vino? Sì, perché lei poi ci siamo rivisti qualche anno dopo, nel 2004, ad un evento, grande evento di Simple che festeggiava 10 anni, e lì poi insomma... Te la sei portata in Italia? È scattato l'amore. Non ti ha portato Lei in era Russia? ubriaca sicuramente. Sì, perché sennò... Scherzando. A differenza nostra che ci hanno portato in Russia, lui se l'è portato in Italia. Giusto. Их соединила любовь к вину, как сказал Луиджи. И спустя некоторое время, несколько лет, Алессандро возвращался в Россию, и на мероприятиях они пересекались, так что вот так они познакомились.
Tu sicuramente hai viaggiato tantissimo in Russia, da quello che dicevi prima. Intanto ti voglio chiedere, raccontaci qualche aneddoto, diciamo, di questa tua esperienza in Russia, qualcosa che ti ha particolarmente colpito o che ti ricordi in particolare. Мы знаем, что Александр много путешествовал по России. Может быть, он нам расскажет какой-нибудь интересный случай или историю, которая придет ему на ум. Tanto l'odorino sta salendo. Ah, sì, Sì, ci Уже fai venire чувствуем fame, ci fai ароматы venire- Mi sa che кухни. stiamo andando. Vabbè, Stiamo andando bene, ragazzi. Poi si aprirà anche il che vino. poi si aprirà, Datemi. ma forse direi. Vogliamo già aprire prima? Apriamo, Vai, dai, apriamo, sentiamo se ci passano i Casualmente c'è un casualmente hai il cavatappo, cavatappo. casualmente, sì. Non è vero, casualmente l'ha comprato Ianna 5 è minuti vero, fa, è ce l'eravamo vero, è vero. dimenticati. Lo puoi dire? Sì, 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 sì. Ну, dico. La nostra Iana, ecco, qui tanto metto dei bicchieri che magicamente arrivano Мы dal чуть не dietro le забыли quinte. бокалы, но благодаря Che мне anche- sì, ringraziamo Iana. Grazie, davvero. Grazie Prego. di darci Grazie. tutto e per tutto. пожалуйста. Ovvio, vediamo se- E là? Eccoci qua. Poi non so se posso anche parlare della domanda. Sì, certo, dici, raccontaci. No, quindi, allora, sorvolando un po' i vari aneddoti di viaggio, che sono belli, ricordi anche un po' paurosi, a volte tipo linee aeree strane, con jet della fine degli anni 60, ma sono tutte esperienze bellissime. Com'è questa storia qui? Del Te lo dico? Racconta, poi racconta. У Александра было много всяких историй, начиная от перелетов разными авиакомпаниями. Но он сейчас вспомнит что-то более интересное. Sì, una volta che ho volato da Domodiedovo fino a Saratov con un aereo della Saravia, era un Yak Sorok, che i russi conoscono bene, che è un jet della fine degli anni 60. Interessante, bella esperienza. Purtroppo siamo capitati in mezzo a una perturbazione, per cui ho pensato che lo fosse un momento L'ultimo volo. abbastanza Voli pericolosi. Esatto. И однажды Александру пришлось лететь из Домодедова в Саратов на старинном, но крепком русском самолете Як-40, все его знают, и он попал в очень сильную полосу турбулентности, и все уже думали, что это их последний полет. E Poi c'erano altre, insomma. vai, Vai, raccontaci. Tipo treni notturni, mi ricordo un treno notturno da Saratov a Volgograd, quindi 8 ore di viaggio, in cui ero l'unico civile, c'erano tutti militari la notte, però un'esperienza... Sei stato a Volgograd, ma sei stato anche a Vladivostok. Sì, sono stato anche a Vladivostok. Также Александру пришлось путешествовать на ночных поездах. У него была поездка 8-часовая, которая была полна проверок милиции. Тоже было nелегко. И мы знаем, что Александр был даже во Владивостоке. Tra l'altro è una città interessantissima, devo dire. E poi mi è capitato anche di dover improvvisarmi chef, perché sì, abbiamo fatto un evento tanti anni fa ormai, con Afisha Yeda, con degli ospiti, clienti privati, dove mi è stato chiesto di fare un ragù. E io però non l'avevo mai fatto un ragù. Perché così, siccome si doveva fare un abbinamento vino-cibo, siccome... Mancava lo chef, No, in dice realtà... italiano sa sicuramente, sa sicuramente pensa- cucinare. No, in realtà, esatto, hanno detto, italiano lo sai fare. E certo, Invece- lo stereotipo italiano per i russi. Во Владивостоке Александру очень понравился, наверное, очень во красивый Владивостоке. город, там была Это интересная Москва. история. Нет, это было в Москве. Владивосток понравился, а в Москве ему пришлось однажды стать шефом, потому что у нас есть у русских стереотип о том, что если ты итальянец, значит, автоматически умеешь готовить. Его попросили сделать рагу, хотя он не умеет его готовить. Come te la sei cavata? Quindi, sì, quindi a parte la ricerca di alcuni ingredienti, tipo la salsiccia, non si trovava, eccetera, poi che ho fatto? Ho chiamato la mia mamma e al telefono via via lei mi La diceva mamma come è fare- sempre una salvezza, la mamma è sempre una salvezza. Mamma italiana, diciamo che non tutti gli uomini italiani, ma quasi tutte le mamme diciamo sanno cucinare. Giusto. Perché leghiamo il ricordo di quando eravamo bambini, Esatto. quindi tutte le mamme sono È i nostri vero. Sì. più bravi chef. È vero. Anche se molte non lo sono, però Però noi lo buono. sono. Sì, sì. Sì. И Александр сумел выкрутиться из этой ситуации благодаря своей маме.
Правда, и ингредиентов тоже не хватало, надо было найти специальные, которые в России не везде продаются, но позвонил маме и по телефону смог приготовить это рагу. Senti, cosa ti piace della cultura russa? Beh, a me piace un po' tutto della cultura russa. Devo dire che io fin da quando, non so perché, ma fin da quando ero poco più che adolescente, 15-16 anni, io sono radioamatore, questa è una cosa che non t'ho detto. Mi piaceva ascoltare Baracchini. Baracchini, ma anche cose un po' più, ho fatto solo l'esame Serie. di Stato, eccetera. Ok. E ascoltavo le trasmissioni di Radio Mosca in italiano a quell'epoca. Facevano le trasmissioni in italiano. Ok. Cioè, amante delle trasmissioni radio moscovite. Sì. Radio Mosca. Sì, sì, sì. Диего спросил у Александра, что ему нравится вообще в русской культуре. Я так поняла, все. Он еще с юных лет, примерно с 16, увлекался радио, слушал передачи, и в Италии передавали передачи non da Mosca, Da Mosca. Cioè, in russo. In italiano. Trasmissione di Radio Mosca in italiano verso l'Europa. Tipo quello che stiamo facendo noi adesso. Esatto, sì. Un'altra И C'era un servizio. Алессандро слушал радиопередачу, которую передавали из Москвы на итальянском. Так что его любовь и связь с Radio Россией Mosca e oggi ciao давно Mosca, родилась. ciao Moskva. Pensa che numerologia, Che bello. Beh. Ma tra l'altro questo argomento mi piace tantissimo. Voglio farti due domande per capire dove stai andando, perché sento un odorino buono, e poi riprendiamo subito dopo il break, perché andiamo in break adesso. Guarda Diego, abbiamo semplicemente stufato la padella. Abbiamo stufato la cipolla in padella. Hai stufato la padella e Padella. Sì. padella stufata è la nuova ricetta. Abbiamo stufato la cipolla in padella con un po' di olio, un po' di burro. Poi abbiamo aggiunto i capperi, le alici marinate. Le alici. Scusate, si può tornare indietro? Vai, a dritto. Sì. Le alici, perché è la prima volta che lo faccio sta ricetta, quindi Nel mi sento frattempo, un po' guarda, mettiamo anche un po' di vino. neofita. Bravo, volevo dire. Fatemi bere Volevo qualcosa, iniziamo qualcosa, iniziamo a Così mettere- Luigi si rilassa. così mi A rilasso. mettere un po' di vino. E Ali, poi non è già bel colore, questo è il rosso, non è brunello, ma c'ha già un bel colore. Sì, è Sangiovese 100%. E poi abbiamo aggiunto i nostri fegatini che adesso Sì. stiamo andando a cuocere. Dopo aggiungeremo un po' di vino, ok, per sfumare. Aggiungeremo del liquido e quando il fegato è completamente cotto lo andiamo a tagliare al coltello e lo mettiamo su. Gnam, ragazzi, facciamo un bel Dai. brindisi, lo do a Ragazzi, Caiana, intanto perché io vi giustamente lo diamo a ringrazio. Caiana. Grazie. Mettiamone uno anche qua a me. Provato tutto io. Eccolo qua. Facciamo un brindisi, andiamo poi in break e ci vediamo subito dopo. Continuiamo a scoprire, a sentire qualcosa di questo progetto che Fammi fare un ascoltavi. attimo il figo. Vai, ecco, sentiamo i sentori. Sì, sentiamo i dai, sentori. vogliamo fare un piccolo, una Sì. piccola, Ora una un po' piccola. un po' freddo. Sì, allora aspettiamo un È attimo. un'ipotetica degustazione, diciamo. Луиджи уже добавил все ингредиенты на сковороду, нам осталось все это поджарить, и пока мы пробуем Sicuramente прекрасное qualche вино. frutto rosso c'è. Sì, assolutamente. Очень Sì, вкусно пахнет. diciamo. Assolutamente, è un vino fruttato perché fa un invecchiamento non troppo lungo. Quanto Si- si- tempo fa l'invecchiamento? Allora, questo fa circa 12 mesi tra botte grande, quindi Ah. ti parlo di botti da 60 ettolitri, quindi Ah. 6.000 Wow, litri, 60, enormi. 90 ettolitri, che sono le botti caratteristiche nella zona, Mhm. e anche un po' di botte piccole. Ok, che materiale sono le botti? Se Sono ti di posso rovere, chiedere? sono sia le grandi sia le piccole, sono di rovere francese. Oh. Abbiamo cambiato le grandi da poco tempo. Oh, interessante. Poi ci arriviamo su questa Ok, domanda. Andiamo ok. in break, facciamo un bel Sì. brindisi Facciamo un alla brindisi. salute Grazie. dell'Italia, della Salute. Russia e dell'amicizia, dell'amore. Il За frutto любовь, dell'amore. Salute, дружбу, Италию, Россию. break. Ciao Moskva, siamo entusiasti di presentarvi qualcosa di speciale direttamente dal cuore del nostro progetto. Мы рады представить вам кое-что особенное, специально от нашего проекта. Esatto, ecco a voi in anteprima una delle nostre fantastiche felpe, calde, comode e con il nostro splendido logo che unisce l'Italia e Mosca in un abbraccio unico. Вот превью наших прекрасных свитшотов. Теплые, удобные, с нашим крутым логотипом, который объединяет два мира, Италию и Москву. E c'è molto altro da scoprire. Per vedere tutta la nostra collezione e sostenere Ciao Moskva, visitate il nostro negozio online. Чтобы увидеть всю нашу коллекцию и поддержать проект «Чао, Москва», заходите на наш онлайн-магазин. Non vediamo l'ora di vedervi indossare le nostre creazioni. Fate tante foto e taggateci. С нетерпением хочется увидеть вас в нашем мерче. Делайте фото и отмечайте нас. Visitate ora ciaomsk.ru e fate parte anche voi della famiglia Ciao Moskva. Переходите на наш сайт chaomsk.ru и присоединяйтесь к нашей команде.
E rientriamo dal break, sempre con me Luigi, Iana nel ragazzi. backstage e Alessandro Nicolai, il nostro uomo dalla Toscana, con il Brunello di Montalcino, no, il rosso. Il rosso di Montalcino. Il rosso di Montalcino, ma il Brunello ce lo porterà la prossima volta. Senza dubbio. И снова мы с вами возвращаемся в эфир, все те же гости и наше прекрасное вино. Не Брунелло, но красное вино Rosso di Montalcino. Allora, cara Iana e caro Luigi, ci stava raccontando qualcosa di interessante, interessante, sì, poi Alessandro, prima del break. Continuiamo un po' su questa cosa. Cos'era Radio Mosca? Radio Mosca era un emittente che c'è ancora in realtà, l'emittente statale russa all'epoca dell'Unione Sovietica, che fa delle trasmissioni anche internazionali, no? E all'epoca, ora non c'è più, c'erano anche le trasmissioni in italiano, determinati orari, determinate frequenze, onde corte, ora insomma non vorrei andare troppo dove si ascoltavano le notizie di Mosca, della Russia, si parlava della cultura russa. E poi cosa succedeva? Noi radioamatori si mandava quello che si chiama un rapporto d'ascolto, si diceva io vi ho ascoltato a quest'ora, in questo giorno, che cosa ho ascoltato, e loro ci mandavano una conferma, quindi una cartolina dicendo noi confermiamo, di solito con un po' di materiale, adesivi, piccoli, era la fine degli anni '80, per cui... Oh wow! Non ho capito. Non hai capito? Allora te li sintetizzo. Ascoltava una trasmissione che si chiamava Radio Mosca, Sì, questo ho capito. gestita da un ente russo, però faceva trasmissioni anche in italiano. E queste trasmissioni parlavano un po' di tutto, della Russia, della cultura russa, eccetera. Ma chi li traduceva? No, era anche in italiano. C'erano, allora, gli studi di Radio Mosca, che era proprio la emittente che faceva la trasmissione, erano qua a Mosca. E la traduzione, non c'era una traduzione, cioè loro parlavano direttamente in italiano, c'erano dei signori russi che evidentemente sapevano la lingua italiana e facevano queste trasmissioni in lingua italiana. Che poi c'era dal punto di vista politico anche Anni c'era, 80. c'era molto legame tra il Tra il Certo, partito, esatto, tra il Partito esatto, Comunista certo. e la radio, quindi Tra era legata cosa? al Partito Comunista. Ovviamente Tutto era legato. l'emittente era Tutto l'emittente era legato, statale, certo. per cui E gli anni erano... 80. fine anni Fine anni 80, 80. 86, 87, io c'avevo... Итак, в конце 80-х, когда Александр слушал эту передачу, мы только что выяснили, что в Москве была какая-то студия, телеканал с русских людей, радиоканал, да, где русские, но на хорошем итальянском, наверное, они изучали язык, рассказывали про жизнь Москвы, говорили обо всем. И вот Александр вышел на этот Luigi, канал. potrebbe и essere слушал. idea questa qui di provare a contattare, vedere se esistono ancora, Hai invitarli. voglia, hai voglia. Che Sarebbe li chiederesti te a questi interessantissimo. di Radio Mosca che facevano trasmissioni in italiano? Ma io avendo avuto un passato, non parliamo di politica in questo... No, ma in poi se ne questo- parlerà un pochino. Sì, io ho un passato da radioamatore. da militante. Da militante. Quindi è meglio non parlare, quindi. parlare di queste cose. Ma siete ancora, ma siete ancora militanti? Sarebbe bello chiedergli questo, se nel 2024 ha ancora senso avere questo ideale. Ok. Che noi tutti abbiamo amato, però Sì. non so se... Ma sai, si viene tutti un po' da quegli ambienti. Noi Sì. toscani poi in qualche modo. Devo dire che poi in maniera molto, se vuoi, scaltra anche, si faceva molto l'accento, ed è giusto, sull'amicizia tra i popoli. no? Ecco, Ed è questo su poi. cui assolutamente Era un tema d'accordo su- importante Esatto. anche in quella radio. Sì, Un tema che sì, poi è anche sì. il nostro tema. Il tema di Quindi Ciamocca vanno è invitati, questo. cioè hai ancora contatti con questi Radio Mosca? No, però ho gli indirizzi da dove trasmettono Andiamo, ora, anche se non trasmettono. Andiamoci, guarda, io sono un vostro radioamatore degli anni *80, vi presento Wow. Ciao Moskva. Wow. Andate ospiti da Interessante. loro, Siamo pronti a ospitarli? Io ci sto Siamo dentro. pronti a ospitare l'emittente, che lo so, i gestori dell'emittente Voglio, Radio Moskva, voglio. dichiarazione Se ci ufficiale. state guardando... No, Radio Moskva, Radio Mosca. Sì, all'epoca. Radio Moskva. Sì. Radio Moskva. У ребят тут возникла идея связаться, найти контакты или пригласить телеведущих этого канала, потому что мы, по сути, повторяем их историю уже спустя время. В то время, как ребята уже поговорили, поддерживалась дружба между странами благодаря таким вещам. E cosa ti ha affascinato di più di quelle loro trasmissioni? Racconti, non lo so, della letteratura russa, Beh, dell'arte? sicuramente sì. Diciamo c'aveva tutto Scusa un secondo. scusami.
Что тебе nравилось особенно в этих передачах? Там были рассказы про русскую литературу, культуру, какие вещи? Sì, devo dire sicuramente la letteratura, cosa che poi sto affrontando anche in questo, cioè da sempre a questo punto. Ora sto leggendo Vainai-Mir, che trovo meraviglioso, però quello che proprio all'epoca mi piaceva ascoltare ste radio, questo concetto di sentire queste radio lontane che venivano da un mondo che per noi era un po' diverso, no? Quello che si diceva oltre cortina, no? La cortina di ferro. E per me aveva un fascino enorme, proprio, che mi sono portato dietro. Ti Al di là posso della fare- cortina. Ti posso fare una domanda? All'epoca, quando ascoltavi questa radio, mi immagino te nella tua cameretta con i tuoi compagni, no, con i tuoi amici, non diciamo compagni. Perché i compagni se si no- rientra sì, sì, sempre. sì, non parliamo di... Magari erano anche compagni. lo so. Sicuro, sicuro, già ho capito. Uh-huh. Ti immaginavi che un giorno saresti stato proprio qua, nella terra che ti sembrava così lontana? No. А Александра очень нравилась русская литература, и он, наверное, с тех пор ее полюбил. Сейчас он читает «Войну и мир», и не только, насколько я знаю. И ему нравилось слушать о другой стране, которая находилась за железным занавесом на то время, так что это было какой-то свой шарм имело, очарование. Луиджи спросил у Александра, думал ли он, что когда-нибудь он попадет в этот mir. No, assolutamente no, anche se appunto con questi magari materiali che mi mandavano dalla radio mi attirava molto anche già la scrittura russa a quei tempi con l'alfabeto, cercavo di capire eccetera, però non mi sarei mai immaginato che il cuore poi sarebbe rimasto molto collegato. Ti posso chiedere una domanda? Ti voglio fare una domanda. Se c'è qualche saggio della letteratura russa che hai letto da ragazzo che ti ha segnato in qualche modo? Александра не думал никогда, что попадет в эту страну, несмотря на то, что из этого телеканала ему присылались какие-то материалы на русском языке. Он пытался как-то что-то прочитать, но, конечно, вряд ли у него получилось, но он никогда не думал, что окажется здесь. Луиджи спросил, читал ли он в юности какие-нибудь произведения русской литературы или просто какое-то произведение о русской культуре, которое сейчас ему придет в голову? Devo dire che mi abbiano segnato, sono tanti, cioè io mi porto dietro, pensa che il primo romanzo l'ho letto a 12 anni e la mia mamma mi forzava a leggere, giustamente, ho letto L'idiota di Dostoevskij a 12 anni, wow. però lo devo rileggere perché giovane. ora non me lo ricordo neanche più. Amazing. Però a me piacciono molto le atmosfere anche dell'inizio dell'Ottocento, insomma ora appunto leggendo Guerra e Pace. Poi come descriveva Dostoevskij, credo che... E Tolstoi anche, con Guerra e Pace, sì. mamma mia, sì. Molto, mi stai mettendo un po' i brividi. Molto ricco. Mi sto ricordando le atmosfere... Sì. Да, мне довелось в юности, в 12 лет, прочитать достаточно сложные произведения. Меня заставляла мама читать много, и я познакомился с «Идиотом» Достоевского. Конечно, сейчас я должна его перечитать, потому что, наверное, восприятие будет совсем другое. Che passaggi ti piacciono di questi libri, di questi romanzi? Guarda, io adoro il modo di descrivere le persone semplici, le persone di tutti i giorni. Li descrive in un modo, gli dà una connotazione così umana, nonostante all'epoca l'umanità era una cosa, diciamo, era disumana, la situazione era disumana. Sì, che anni erano? Che anni descrivi? L'Ottocento. Ottocento. Precisamente, sì. Di epoca monarca, ancora degli zar, ultimi zar. Quando c'è Guerra e Pace c'è Alessandro I. Era un tipo tosto forse, ma anche la corte in generale. In realtà era un personaggio, viene descritto un personaggio di buon cuore, ecco, alla fine anche molto illuminato. Ma la vita di tutti i giorni delle persone comuni era dura. Il problema è che probabilmente non avevano, loro malgrado, non avevano un contatto con la vita vera di tutti i giorni, per questo forse poi si è creato dello scontento. Che poi è arrivato ai primi del Novecento con quello che è successo, sulle varie rivoluzioni che conosciamo.
Луиджи тоже знаком с произведениями русской литературы XIX века. Ему всегда нравилось, как писатели рассказывают о простом человеке, все эти детали. Очень интересно и очень гуманистичный подход, человечный, несмотря на то, что в те времена такого подхода не было. В «Войне и мире» описывается очень интересно фигура Александра I, тезки нашего сегодняшнего гостя. И Алессандро отметил, что это было очень, с его представления, добрый человек, но хороший. Но, наверное, в будущем революцию, судя по описанию, породило не совсем неполное знание жизни простого народа и дворян. Senti Alessandro, ma parlavamo di un momento teso che era quello di fine 800 qua in Russia, ma in questo momento per noi è interessante anche capire come un'azienda di vino, nel vostro caso, ma anche altre aziende e anche la vita di tutti i giorni, il venire qua in vacanza, il venire a trovare parenti o l'andare in Italia, sia reso difficile da questo momento di tensione che c'è tra l'Europa, diciamo, più che altro l'Occidente, come lo chiamiamo, e la Russia oggi. Вернемся к моменту напряжения от русской литературы к нашим дням. Как-то повлияло изменение политической ситуации на обычную жизнь, на бизнес, на импорт-экспорт? Sì, devo dire che noi, per quello che riguarda il lavoro, abbiamo continuato a lavorare senza grossi intoppi, anzi, il 2022 è stato uno degli anni migliori per il nostro mercato russo e quindi senza grossi problemi. Poi è chiaro ci sono un po' di alti e bassi, magari c'è stato un po' un momento con il cambio rublo-euro, però lavorando abbastanza bene senza problemi. Что касается бизнеса, то особых проблем не было. Да, были какие-то возникающие и решаемые моменты, но, например, там валюта. Но в целом никак не повлияло на бизнес, даже, можно сказать, допустим, в 2022 году это был наш лучший год партнерства. È diventato un po' più complicato arrivare perché ovviamente avendo soppresso i voli diretti bisogna passare, insomma, trovare delle alternative, per cui è diventato un po' più costoso, però insomma ecco. Perché poi tra l'altro tu avevi a un certo punto in mente di trasferirti in Russia, Sì, e questo esatto. è stato un deterrente, giusto? Purtroppo sì. Проблемы были с полетами, переездами, как и у всех. В какой-то момент Александр даже хотел приехать в Россию. Purtroppo sì, perché comunque avendo dei legami ancora abbastanza stretti con la famiglia e anche col lavoro, ci sarebbe stata la necessità di essere abbastanza spesso in Italia, però ecco, in questo modo mi si complicano un po' le E cose. ti dispiace un po' questa cosa? Saresti Sì, venuto volentieri in Russia? sarei venuto molto volentieri. Noi eravamo già pronti alla fine, però non abbiamo, cioè io ancora in cuore mio penso che Ci stai ancora sperando? prima o poi, Ci stai ancora sperando? prima o poi Да, ci muoveremo. Александр надеется, что когда-нибудь он переедет в Россию, но по работе ему выгоднее лучше оставаться пока в Италии. Allora, io ho una domanda. Negli ultimi anni si è assistito a uno sviluppo della viticoltura russa. Okay, ci sono molte zone, molte città che per motivi geografici hanno un clima molto simile all'Italia. Parliamo della Crimea, della zona di Rostov, ma anche Sochi. Pensi che un giorno riusciranno i russi a produrre un vino paragonabile a un vino italiano, diciamo un vino di livello? Secondo te arriverà? У Луиджи вопрос касательно сортов винограда и вообще виноделия, учитывая, что в России у нас достаточно богатая территориями и землями. Когда-нибудь русские смогут прийти к уровню вина такому же, как в Италии, если начнут производить здесь? Ma io ti dico, secondo me già esiste, nel senso che Wow. in questi ultimi 10-15 anni sono stati fatti dei passi da gigante, anche perché poi sono arrivate le giuste tecnologie
perché il vino è una cosa naturale, però è comunque un prodotto che va lavorato e quindi se non ci sono le giuste tecnologie non si riesce a fare un prodotto adeguato. Però io ho già avuto occasione e continuo anche ad assaggiare via via alcuni vini e devo dire ho sentito delle cose molto interessanti. Хорошее вино в России уже делается, прогресс уже дошел за последние 10-11 лет, это очень заметно. Александр пробовал разные вины, может сказать, что уже мы близки к хорошему вину, но технологии, традиции, это еще надо доработать. Sì, io mi ricordo, sono stato un po' di tempo fa a Krasnodar dove c'è un museo proprio del vino, così si chiama, dove però è anche possibile assaggiare dei vini. Io devo dire ho sentito delle cose molto interessanti e poi vedo che ultimamente anche le carte dei vini di alcuni ristoranti si stanno arricchendo con i vini russi. Esatto, vini russi e ci sono delle cose interessanti sia dalla Crimea sia da insomma quelle zone lì di Krasnodar, per cui secondo me ci stiamo avvicinando. Sì. Да, русские уже близкие к хорошему вину. Александр, например, в Краснодаре был в музее вина и пробовал очень интересные сочетания. И также в ресторанах потихонечку menù, barная carta обогащается хорошими вкусами. Ma è cambiato anche un po' l'approccio dei russi, non solo ai vini autoctoni che stanno nascendo, ma anche ai vini di importazione a livello globale. Perché, guarda, giusto, se mi posso agganciare, italiano, ma ci sono anche i vini del nuovo mondo, assolutamente, i vini argentini, i vini cileni che stanno venendo. Se posso fare ma una i locali stanno prendendo, posso dire questo? I locali probabilmente adesso stanno prendendo una maggiore spinta anche grazie alla situazione attuale. È corretto, secondo voi? Assolutamente, ha un senso quello che dici. А помимо итальянских вин, какие еще сорта и поставщики? Мы знаем, что из Нового Света приходят очень много, наверное, конкурентов, можно сказать. Ma anche i vini russi stanno prendendo una spinta, secondo me, anche grazie alla situazione attuale, probabilmente. И также и это происходит благодаря также настоящей политической ситуации, все эти изменения по импорту. Io da chef ho assistito a un cambiamento dei gusti dei russi nei confronti del vino. Ti spiego quale cambiamento, di quale cambiamento parlo. Io in passato ho lavorato in ristoranti molto importanti, ok? Molto costosi. E ho notato che il vino era è sempre piaciuto a tutti, però era come se venivano scelti i vini in base al prezzo, cioè le persone venivano e voglio il vino più costoso. Quindi c'era questo divario cioè di ci capivano qualità. nulla, per intendersi. Non è che non ci capivano nulla, ne capivano però costoso, se è più costoso è più buono. Ecco, pensavano che il più costoso non ci capivano nulla, dai, la cultura è aumentata nel corso degli anni, possiamo dirlo, dai. Sì, ora magari è diverso. Sì, mentre adesso si punta più al rapporto qualità-prezzo. Oggi il sommelier è più interessato a vendere 10 bottiglie da 10 euro per esempio, piuttosto che vendere una bottiglia questa di 5.000 euro. Sì, è cambiata. Adesso il vino è per tutti, sta diventando per tutti, mentre prima era una cosa veramente di elite. Secondo me, da quello ma anche che... di poca cultura, quindi un'elite un po' grezza, diciamo, però un po' poco acculturata. Sì, non poco acculturata, era solo di quelle poche persone che si potevano permettere di perché non andare sapevano che in realtà ci sono dei vini buoni anche a delle cifre più basse. Giusto, Alessandro? Sì, sono d'accordo. Cioè che è un po' anche il discorso che si può fare per il Brunello di Montalcino, per Banfi, cioè adesso stiamo bevendo un rosso di Montalcino, giusto? Sì. Diresti, vabbè, il rosso rispetto al Brunello, ma questo è un vino che ha una struttura, ha un corpo e che uno potrebbe dire, vabbè, magari un tempo il russo dice no, voglio il Brunello perché il Brunello costa 100 euro, questo che magari costa 30 euro o 40 euro, no, questo è una robaccia, invece è una cosa eccezionale, cioè c'è bisogno di cultura per capire questa cosa, secondo me, giusto Alessandro? Assolutamente sì. Луиджи у нас открыл тему отношения русских к культуре вина в начале своего опыта работы в России. Для нас дорогое вино значило хорошее, сейчас мы уже потихонечку начали разбираться в вине, и дорогое вино не значит хорошее. Вино стало больше для народа, и за меньшую цену можно найти прекрасный вкус. Например, сегодня мы пьем не Брунелло, но Россо ди Монтальчино, которое не менее вкусное, но по ценовому диапазону оно
ниже. Cioè, non puoi mettere un Brunello con il crostino alla toscana, cioè voglio dire, ce lo metti male, no, Alessandro? È una estremizzazione secondo me alla fine, cioè non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Forzatura, Una certo, forzatura, sì. certo. No? Per cui no. Ogni vino ha la sua logica, si può sì, dire, il suo sì. contesto Poi forse. È il contesto, esatto, è giusto capire anche il contesto ed è giusto vedere anche persone che si possono permettere tanto, cercare di discernere un attimino perché io spendo così tanto, perché questo vino sta così tanto, magari c'è qualcos'altro che ha un rapporto qualità-prezzo più intelligente anche, no? È una questione anche Sì, un bene in maniera intelligente, Esatto. che prima magari mancava. Sì, sì. E che comunque devo dire anche in Italia probabilmente abbiamo migliorato strada facendo, Sì. non tutti erano in grado, forse Certo. siamo arrivati un po' prima a capirlo, Sì. perché siamo terra di vini, ma credo che quello sia l'evolversi, una cultura dietro alla cosa che dubbio. fai. Se La fai cose senza... globalizzazione anche nel vino. Certo. Ha aggiunto tutte le... Certo. Ma ci sono pregiudizi che secondo te i russi magari oggi hanno sul vino italiano? Pregiudizi, cioè il vino italiano non è più buono, è più buono, è meno buono? Сейчас, Александра, есть какие-то предубеждения по поводу итальянского вина, что оно лучше или, наоборот, не очень? Lo considerano il migliore o non più? Allora, io per quanto io vedo, sinceramente direi che il vino italiano continua a avere il suo fascino, anche perché si lega molto al paesaggio italiano, alla cultura italiana, e questo amore persiste, c'è ancora. Nonostante le situazioni internazionali eccetera, per cui devo dire che noi non abbiamo riscontrato, anzi appunto anche l'anno scorso è stato un anno ottimo per noi in ristorazione, quindi Александр говорит, что итальянское вино продолжает иметь среди русских свой шарм, может быть, не только из-за своего вкуса, но также отношение к Италии, к пейзажам, к самой стране и культуре. Ecco che il vino è un mezzo di amicizia e di amore tra popoli, secondo te? Guarda, mi capiti a pennello. A pennello. Perché volevo proprio agganciarmi a questa cosa. Diciamo che il vino è sempre stato, da che l'uomo è sulla terra, il vino è sempre stato visto come il modo per elevarsi, vuoi perché provoca euforia, vuoi perché facilita i rapporti tra le persone. Vediamo che Tra l'altro se me ne mesci un altro po', magari certamente creiamo più amicizia e amore. Certamente. Да. Можно Хаус. сказать, что вино это связующее между Россией и Италией было и остается. Molte grazie. Diciamo- per dirtela in francese mi sono Merci. bloccato. No, vabbè. Vabbè, ma merci Beh, beaucoup. che a me vabbè. piacciono anche Amicizia i tra francesi. popoli, vogliamo bene anche ai francesi. Дружба Vai. между Pure- народами. Però sanno fare solo lo champagne, sto scherzando. Ah, scherzando, no, dai, sto scherzando, qualcosa- sto qualche- scherzando. due o tre cose ancora. Sì. No, dicevo che il vino è presente in tutte le religioni monoteiste. L'antico Israele era una terra di vini, era piena di vigneti. Nella religione cristiana il vino è presente, cioè diventa proprio il sangue di Cristo. Anche nella messa della domenica noi beviamo il vino, inteso come il sangue di Cristo. L'albero della vita era una vigna, se l'andiamo ad analizzare bene. Il calice del sangue di Cristo, il calice ebraico, alla fine è tutto connesso al vino. Oggi nel 2024 possiamo dire che il vino Più è una vino per cosa- tutti. Sì, è una cosa che unisce i popoli, Più che vino per unifica i tutti. popoli. Anche Sì. Assolutamente sì. anche con la situazione che sta succedendo adesso. Beviamo anche- più vino in maniera Sì. consapevole, Esatto, certo, è chiaro. senza strafare, Certo. perché è importante. Sì. Anche con quello che sta succedendo a livello politico, che come diciamo sempre io e Diego, coinvolge solo una piccola parte della società, perché alla fine i popoli Ci vogliono di queste- bene, ci vogliono bene. Sì, Io i popoli si vogliono bene. Direi di sì, insomma. Ecco. Possiamo dire che il vino è un mezzo per unificare i popoli. Risposta secca, assolutamente sì, io sono d'accordissimo su questo. Cioè, e poi lo vediamo, ecco, noi l'abbiamo visto anche con il nostro importatore. Cioè L'amicizia si è creata tra italiani e russi esatto, legati al vino, esatto. Assolutamente sì, per cui più vino per tutti. Ribadiamo il nostro... Questo è il messaggio di questo nostro episodio, giusto Luigi? Sì. Больше вина всем закончил
сейчас диалог Диего. Луиджи провел параллель с вином как символом объединения, дружбы. Во всех культурах это присутствует. Также в религии, в христианской. Виноградная лоза является символом жизни. Вот эта связь продолжается и сейчас. И мы можем сказать, что пейте больше, но в разумных количествах. Хорошее вино, это укрепляет отношения, дружбу также между народами. Ecco, al di là del fatto che tu hai una famiglia per metà russa, eccetera, ma come lo vedi diciamo, il rapporto di amicizia tra russi e italiani in generale? Ma io lo vedo insomma un rapporto che continua, un rapporto bello di interesse reciproco dal punto di vista proprio anche della cultura, no? Dei modi di dire, dei modi di fare. Si scherza anche con gli amici, no? Come siamo noi italiani, come siamo noi russi, per cui sì, insomma. Cioè, quindi diciamo va al di là di tutta questa situazione attuale che non è assolutamente voluta dai popoli, questo è bene ribadirlo, giusto? E l'amicizia e l'amore tra i popoli, noi ne siamo una dimostrazione vivente e speriamo anche con questo nostro podcast di trasmettervi questo messaggio, l'idea è quella. Диего спросил у Алессандро, изменилось ли отношение итальянцев и русских после нашей ситуации, которую мы все знаем. Нет, дружба и любовь между народами остается. Также Алессандро заметил, что русские и итальянцы похожи даже в каких-то мелочах, в манере общения, в шутках. У нас совпадает этот юмор, так что... Che tra l'altro posso dirlo, faccio un outing, lo faccio per Alessandro l'outing. Alessandro parla russo alla grande. Sì, questo è vero. Possiamo dirlo, Alessandro parla russo alla grande. Diciamolo perché io voglio fare. Dai, diciamolo. Pопросим у Алессандра что-нибудь сказать по-русски, потому что он отлично на нем говорит. Che cosa diresti? Un messaggio d'amicizia tra Italia e Russia, tra italiani e russi. In russo però lo dovresti dire. Russo. La sorpresona. Ну, мой русский страшный, потому что я постоянно изучаю. Ну, мой уровень для меня страшный. Поэтому, как сказать, месседжу, сообщение будет обнимаемся и любим друг друга. Grazie, Iana ha risposto. Un bel messaggio di pace. Siamo nel finale, un bel messaggio ma anche una bella vista, direi, che si abbina. Che sta succedendo? Adesso stiamo battendo al coltello i fegatini, gli andiamo a dare un'altra botta in padella e poi li mettiamo sul pane. Basta, mangiamo, ragazzi, siamo pronti. Так, мы подходим к концу подкаста и заканчиваем готовить наше блюдо. Сейчас мы порезали печень, еще чуть-чуть поджарим и готовы пробовать. Luigi, che sta succedendo qua con questa Niente, ragazzi, siamo quasi pronti per mangiare. Adesso mettiamo i fegatini sul pane, li decoriamo un po'. Sì, questa è diciamo una tua rivisitazione. No, ragazzi, allora io spero solo una cosa, voglio chiedere scusa a casa a tutte le nonnine toscane. Spero di non aver creato panico. Di non aver creato. Vabbè, dai. Spero di aver rispettato. Faccelo assaggiare e poi ti diremo. Però come vedi io non ho vino, come mai? Come mai? Iana come sta? Mi distraggo. Dov'è il tuo vino? Iana sta bene, dice, sta bene. Луиджи извиняется заранее перед всеми хозяйками тосканскими, потому что это его первый опыт. Бабушки. Да, и бабушками. Тосканские бабушки. Тосканские бабушки, да. Toskanskie babushki. Ecco, questo non lo mettiamo, sto passaggio l'ho messo solo per decorazione, l'erba cipollina l'ho messa. L'erba cipollina è perché il tocco dello chef. No, il tocco dello chef no, volevo mettere un po' di colore perché sennò mi sembrava troppo. Ma non è colorato, non è colorato. No, in realtà è crudo, è nudo e crudo. Ti ho bloccato su una cosa. Mamma, questo grazie. Poteva essere il passaggio sbagliato. Volevi difendere le nonnine toscane. Ti ho difeso dalle nonnine toscane. Grazie. Мы только что спасли Луиджи от ошибки, которые не простили бы È così тосканские pretto, бабушки. è così pretto. Sì. Sì. Perché è un po' anche della tradizione povera, se si vuole, cioè della tradizione povera. Ora, noi detta davanti a un Brunello, a un Banfi. Però anche il vino ha delle origini povere di alimento più che di cosa di piacere, come era. Certo. Il vino lo beveva anche la persona non ricca, cioè il vino a tavola in Toscana, bene o male, come un po' in tutta Italia, ma noi in Toscana il vino rosso. Noi toscani siamo amanti del vino rosso, questo va detto. Noi per esempio fin da bambini beviamo tanto vino rosso. Vino, non solo detto vino.
Vino perché Банфи, giusto? Brava Elena, grazie. Диего только что сказал, что итальянцы, в отличие от русских, наверное, других тоже народов, имеют особенность именно в Тоскане. С детства дети пьют по чуть-чуть вино, лет с 12, наверное. Так что это не считается каким-то элитным напитком. Это обычная еда, как и блюдо, которое мы сегодня имеем, и обычный напиток простых людей. Cosa volevi chiedermi? No. No, Nel tuo per fare zaino- una forchetta, ma che te ne frega? Vai. Ma Cucchiaio. dov'è il cucchiaio? Non ce l'abbiamo. Ma Ci c'è Di vuole- пластика ci forse. No, ma Вов, non там c'è il есть cucchiaio. из Portato, пластиковые, nel zaino. пластиковые... Di plastica ti posso dare. Vai. Ложку пластиковую. Dov'è il tuo zaino? A questo? No, Vabbè. sta là. Dai, Yes, super, baby. cara, Thank you. Grazie Vladimir. Ah, ci siamo. Io tra un po', guarda, c'ho l'acquolina, tra un po', in realtà ce l'ho già con l'acquolina in bocca. Parlate intanto, se no mi Di che parliamo? Io farei un brindisi, ragazzi, a questo punto farei un brindisi nell'attesa e inviterei tutti quanti a seguire le nostre pagine, il nostro canale YouTube, sempre ciao MSK ovviamente, ciao Moskva, e il nostro sito anche, ciaomsk.ru, perché là possono trovare un po' di tutto, le nostre puntate, le nostre ricette, potete iscrivervi alla nostra newsletter, vi mandiamo le ricette per fare questo a casa vostra e vi diciamo anche dove andare a comprare i prodotti, dove costano meno e dove sono più alta qualità. Cerchiamo di fare un po' di cultura, Certo, giusto Luigi? Certo. И пока Луиджи у нас сервирует, Диего приглашает всех подписываться на наш канал msk.ru, следить за Ciao нами... MSK. Ciao MSK. Su MSK.ru è un po' troppo elevato, ciao. Подписываться на наши каналы, соцсети. Мы можем отправить вам также рецепты, если вы напишите нам на почту, как приготовить такое прекрасное блюдо, где купить хорошие качественные продукты по низкой цене. Ecco, quindi io farei anche un bel brindisi e ringrazierei tutti voi che ci avete seguito. Spasiba большое, Grazie ragazzi, davvero, grazie Alessandro, Grazie a voi. veramente. Ребята, Ciao, за вас. Alessandro. Спасибо, Да. что вы нас Grazie alla смотрите. salute Grazie a di tutti te. quanti, all'amore e all'amicizia tra i popoli. За здоровье, любовь и E adesso però assaggiamo, дружбу народов. Zamas. Andiamo in casa. Spasiba. Allora andiamo a assaggiare questo revisited rostino toscano by Luigi. Allora, mettiamo a posto qua. Allora, chi inizia? Facciamo assaggiare al nostro ospite? Certo, la nostra cavia. È un po' caldino forse. al Ora momento. mi vorrei Ora, usare. aspettiamo, dai. aspettiamo un po' e poi... Ah, devo dire che il taglio è bello grande, di solito è un po' più piccolo, so. però mettiamola che è un po' artistico, è una Sì. valutazione artistica. Non Che sono un co', non mi ricordo, ma può darsi Mi date- che mi date un vada forse fazzolettino, Luigi, per macinato favore, prima, te. io credo, Sì, forse sì, forse Non me lo doveva ricordo. essere- Ma guarda, me lo ricordo. L'importante poi è il gusto, no? Sì. Fine. Sì. Yana, poi dopo, Yana e Vladimir, poi dopo venite a assaggiarlo dopo. А мы с Володей потом попробуем. Questo Сейчас lo levo, будем se no... смотреть Ecco. и глотать слюни. Tac, In questo alcune tolgo. case in Toscana addirittura, non so se mai sentita, il crostino prima di metterci la salsa lo intuffavano un po' nel brodo. Oh wow. Ah, che è un po' poi la ricetta che usate per fare il panino al lampredotto. Sì, alla fine sì. Ma mi volete spiegare sto panino al lampredotto? Io Poi l'ho ci arriviamo, googolato, ma quello è un poi ci arriviamo. Sul panino- lui ci ha chiesto il panino al lampredotto. Il Adoro. lampredotto è una parte... È Sì, buono, sì, è buono. sì. A Firenze sono maestri del panino al lampredotto, mentre un po' tutta la Toscana trippa, a Firenze è specifico Sì. il lampredotto. E quello che vuole imparare Luigi prossima ricetta? Sì, sì. Quando vai В vai- Тоскане Facciamo la много prossima рецептов volta. и субпродуктов. Мы еще покажем вам в наших остальных выпусках. И Луиджи Да, тоже да, научится да. их готовить. В некоторых домах в Тоскане перед подачей паштет должен быть еще, или мясо для паштета должно быть размолото, и некоторые его варят еще в бульоне, чтобы получился очень нежный вкус. Direi super. Очень вкусно, да. Sei salvo dalle nonnine toscane. Sei salvo dalle nonnine toscane. Salutiamo anche Ты le nonnine спасен toscane. от бабушек тосканских. Mm. Ciao a tutti, ciao Luigi, ciao, Ciao. Diana, Спасибо ciao всем. Vladimir, grazie, ciao Alessandro, Ciao, ciao. grazie mille di essere Grazie stato a con voi. noi. Ciao Moskva. Пока!